Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi faremo insieme questo simpatico sonaglio ad uncinetto. È un progetto semplice, veloce da realizzare, ma secondo me una bellissima idea regalo. Mi raccomando, quando si parla di bambini, soprattutto piccoli, non aggiungiamo nessun tipo di perlina. Per gli occhi in questo caso ho lavorato ad uncinetto e poi li ho ricamati, oppure in alternativa potete semplicemente ricamarli. Insieme oggi facciamo questo papero che trovo super simpatico, ma se volete di sonagli ne possiamo fare altri perché ho diverse altre idee a riguardo. Fatemi sapere cosa ne pensate regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare i sonagli per prima cosa ci serve un filato e io uso il filato Catania, che è un cotone 100% da lavorare con ferri o uncinetti da 2,5 3,5. È un cotone bellissimo, lucido, che trovo perfetto per fare oggettistica per bambini o comunque amigurumi, giochini. E se volete utilizzare anche voi questo filato, nel primo messaggio sotto il video vi lascio il link della merceria Arcobaleno dove potete trovare tutti i colori che volete del filato Catania. Poi ci serve un uncinetto e io uso un 2,5 mm, una forbice, un ago da lana e un po' di ovatta e il sonaglio. Per il sonaglio io ho usato un ovetto della sorpresa degli ovetti Kinder e dentro ho messo delle vecchie perline. Potete utilizzare perline di varie misure oppure per esempio potreste usare anche del ghiaino sottile lavato e funziona benissimo. Iniziamo facendo un cerchio magico e lo facciamo doppio. E se non sapete come fare il cerchio magico, ho fatto un tutorial specifico, ve lo lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. E nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chiudiamo il cerchio. Col cerchio magico doppio siamo certi che il cerchio non si aprirà. Lavoriamo a spirale e quindi marchiamo l'inizio di ogni giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1 e 2. E andiamo avanti così, un aumento in ogni punto. Nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo 2 punti per 2 volte un punto basso in ogni punto e un aumento, 2 punti nel terzo punto. E ripetiamo 2 punti, un aumento per tutto il giro. Proseguiamo aumentando 6 punti in ogni giro e i giri hanno tutti la stessa logica. Se fino a qui abbiamo lavorato 2 punti, un aumento, nel giro successivo lavoriamo 3 punti, un aumento, 4 punti, un aumento, 5 punti, un aumento e così via. Di lato vi lascio lo schema, voi potete riscriverlo oppure fotografare lo schermo. Il giro 8 termina con 48 punti. Dal giro 9 al giro 15 lavoriamo questi 48 punti punto su punto, senza aumenti né diminuzioni. Dal giro 16 iniziamo le diminuzioni e lavoriamo 6 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e una diminuzione. E per la diminuzione prendiamo le mezze catenelle davanti dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto.
e ripetiamo 6 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel giro 17 lavoriamo 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e una diminuzione. E ripetiamo 5 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E quando facciamo la diminuzione, se non vogliamo che venga un buco tra il punto precedente e la diminuzione, quando portiamo fuori il filo dobbiamo tirare un po' in modo che l'asola sull'uncinetto, la prima, quella che poi diventerà la catenella del punto, sia grande come l'uncinetto, che non sia più larga, perché se siamo messi in questo modo la catenella del punto diventerà grande e si creerà un buco tra il punto precedente e la diminuzione. Quindi tiriamo in modo che quest'asola sia grande come l'uncinetto. E la stessa cosa facciamo per il punto successivo, che a questo punto è un po' lontano a causa della diminuzione. Se noi facciamo così, la catenella del punto sarà grande e un po' alla volta si formeranno dei buchi tra la diminuzione e i punti a lato. Teniamo l'asola sull'uncinetto della misura dell'uncinetto, in questo modo, e ripetiamo 4 punti, una diminuzione per tutto questo giro. Nel giro 19 lavoriamo 3 punti, 1, 2, 3 e una diminuzione. E ripetiamo 3 punti, una diminuzione per tutto il giro. Completato il giro, cominciamo a riempire con l'ovatta e questa volta riempiamo un po' alla volta, creando uno strato tutto intorno alla lavorazione, perché al centro dobbiamo mettere l'ovetto. Imbottiamo bene sopra in modo che sia un po' imbottito e inseriamo l'ovetto. E poi con pazienza imbottiamo tutto intorno all'ovetto, un po' alla volta. La cura che mettiamo nell'imbottire i nostri amigurumi fa sempre la differenza, in questo caso ancora un po' di più. Quindi abbiate pazienza e riempite bene. Nel prossimo giro lavoriamo 2 punti, 1, 2 e una diminuzione. E ripetiamo 2 punti, una diminuzione per tutto il giro. Nel 21esimo giro lavoriamo 9 diminuzioni. 1, 2. Nel giro 22 lavoriamo in costa dietro, cioè anziché prendere tutto il punto normalmente, prendiamo solo la mezza catenella dietro del punto. Lavoriamo 2 punti, 1, 2 e un aumento.
E questa è la ripetizione che ripetiamo, lavorando sempre in costa, lavoriamo 2 punti, un aumento e ripetiamo per tutto il giro. Con il giro 22 siamo tornati ad avere 12 punti nel giro. Dal giro 23 al giro 26 lavoriamo questi 12 punti punto su punto. Nel giro 27 cambiamo colore, quindi l'ultimo punto del giro 26 lo iniziamo con il giallo e lo finiamo con l'arancione. Così, in modo che dal prossimo punto tutto il punto sarà del nuovo colore. Nel giro 27 lavoriamo 12 punti con l'arancione. Nei primi punti prendiamo anche la codina di filo arancione per nasconderla. Da qui in poi cambiamo colore diverse volte e lo facciamo sempre nello stesso modo. Il filo giallo l'abbiamo lasciato libero dietro, l'ultimo punto del giro arancione lo comincio con l'arancione e lo finisco con il giallo. In questo modo tutto il prossimo punto sarà giallo. Il filo arancione lo lasciamo dietro libero in modo che quando dovremo utilizzarlo di nuovo lo troveremo a disposizione. A questo punto completiamo l'imbottitura della testa qui sotto aiutandoci con un uncinetto. In modo da collegare l'imbottitura della testa alla parte che poi servirà per prendere il sonaglio. Proseguiamo lavorando giri da 12 punti alternando il filo arancione e quello giallo. Di lato vi scrivo lo schema dei prossimi giri che sono appunto tutti da 12 punti e via via riempiamo con l'ovatta. Dal giro 37 ricominciamo a lavorare solo con il giallo. Quindi nel prossimo giro, nei primi punti, nascondiamo la codina arancione e poi tagliamo il filo perché non ci servirà più. Nel giro 37 lavoriamo un punto e un aumento. E ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. E proseguiamo a lavorare con il giallo. La tecnica è sempre la stessa, quindi non vi mostro ogni giro lavorato, vi lascio qui di lato lo schema. Via via riempiamo con l'ovatta e alla fine completiamo l'imbottitura. E lavoriamo l'ultimo giro in cui lavoriamo di nuovo un punto e una diminuzione. E ripetiamo per tutto il giro un punto, una diminuzione. Alla fine tagliamo il filo e con un ago senza punta chiudiamo il foro che rimane passando tramite le mezze catenelle esterne da fuori verso il centro di tutti i punti che rimangono. E alla fine tiriamo. Passiamo ancora tramite i punti. E il filo lo facciamo passare dentro e fuori
dall'amigurumi passando per i forellini tra i punti, entriamo dallo stesso foro e usciamo in un altro e andiamo avanti così 2 o 3 volte per saldare definitivamente il filo. E tagliamo. Anche del becco vi lascio lo schema, la lavorazione è sempre la stessa. Aspetta un attimo. Completato il becco, lavoriamo un punto bassissimo nel punto successivo e tagliamo il filo lungo per poter cucire il becco al sonaglio. Vi mostro come fare gli occhi e ve lo mostro con un filato diverso perché con il nero non vedremo niente. Facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 5 punti bassi. Tagliamo il filo un po' lungo. Tiriamo il filo del cerchio magico per chiuderlo e con un ago senza punta facciamo la chiusura invisibile entrando nel primo punto basso che abbiamo lavorato in tutto il punto e al centro dell'ultimo punto basso e anche del filo che sta dietro. In questo modo formiamo un'altra catenella e il cerchietto per l'occhio è perfetto. Dietro facciamo un nodino e teniamo il filo per cucire l'occhio al sonaglio. E di questi occhietti ne facciamo 2 uguali. Ed ora con l'arancione lavoriamo un collo qui intorno, entrando nelle mezze catenelle non lavorate, queste che sono rimaste a disposizione quando abbiamo lavorato questo giro in costa, tutte queste mezze catenelle. Partiamo dalla prima, facciamo un nodino iniziale con il filo appunto arancione, estraiamo l'asola e per ogni punto lavoriamo 8 punti alti. Il primo lo sostituiamo con 3 catenelle e questo è 1. Nello stesso punto lavoriamo altri 7 punti alti e nel frattempo nascondiamo la codina di filo. E ripetiamo in questo modo 8 punti alti in ogni punto. E una volta lavorato tutto il giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E questo filo lo nascondiamo tra i punti con un ago. Il becco lo riempiamo con un po' di ovatta, lo appiattiamo e lo posizioniamo contando dall'inizio 14 giri e lo fissiamo con gli spilli e tutto intorno cuciamo dando un punto sulla testa e un punto passando sotto ai punti dell'ultimo giro del becco, un punto sulla testa, un punto sull'ultimo giro del becco. Da dove esce il filo, qui abbiamo cucito prima,
qui rientriamo e usciamo nel punto dopo, e lo stesso facciamo sulla testa. Avevamo cucito da qui, entriamo qui e usciamo nel punto dopo, e in questo modo cuciamo tutto intorno. E una volta cucito tutto intorno facciamo passare il filo dentro e come prima andiamo dentro e fuori per saldarlo. E questo è quello che vogliamo ottenere. Con qualche punto cuciamo gli occhi alla testa. Qui non serve che cuciamo tutti i punti. E poi facciamo uscire il filo da un foro della lavorazione e cuciamo allo stesso modo anche l'altro. E una volta cucito anche l'altro occhio facciamo uscire il filo dallo stesso foro da cui abbiamo fatto uscire il primo. Annodiamo insieme questi fili . Tagliamo uno dei due fili e nascondiamo tutto all'interno della testa. E tagliamo. E se vi sembra di vedere un po' il nero qui, basta entrare con l'ago da un punto vicino e muovere un po' l'ovatta in modo che il filo finisca sotto l'ovatta e non si vede più. E con un pezzetto di filo bianco ricamiamo la luce negli occhi. Entriamo da uno dei fori della lavorazione e usciamo sull'occhio . Lasciando una codina di filo all'inizio. In questo modo, e alla fine anche qui annodiamo e nascondiamo i fili. E anche per oggi abbiamo terminato. Io spero tanto che questo piccolo sonaglio vi piaccia e che il tutorial possa esservi utile. Se vi piace quest'idea fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto al video. E se rifate questo sonaglio, come sempre, ricordatevi di condividere le vostre foto con me. Potete farlo taggandomi in Instagram oppure nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!